al mio canale Elicottero, irashaimase. Ciao a tutti, sono Eriko. Questo è un cosplay di Miko. Miko è una sacerdotessa shintoista. Oggi parliamo di un argomento molto interessante. I kami sono molto collegati alla religione shintoista. Nella categoria di kami sono inclusi delle divinità, degli spiriti, ma anche le altre realtà che hanno forza e potere. Per esempio oceani, tempeste, terremoti, montagne. Per noi questi sono kami. I kami hanno forza di cambiare la forza naturale e gli eventi umani. Secondo la tradizione ci sono 8 milioni di kami. Io non li conosco tutti. Naturalmente, siccome è un aspetto molto importante nella società giapponese, e allora vi trovate anche in molti kami shintoisti negli anime. Per esempio, negli anime di Rumiko Takahashi, come Inuyasha e anche Ram-chan, Urusei Yatsura, ci sono tanti kami. Per esempio nel Mononoke, Principessa Mononoke, Hayao Miyazaki, ci sono degli animali che sono spesso i kami, lupi, cinghiali. E anche quel magico gigante che viene da un cervo verso la fine del film è un kami. E anche Sento Chihiro no Kamikakushi e la città incantata, penso titolo in italiano. Anche in quel film ci sono tantissimi kami che vanno alla terme. A volte traduciamo i kami come dei. L'idea che i kami siano dei è un'idea un po' sbagliata e vi spiego perché. Viene dalle prime traduzioni della Bibbia che traduceva Dio come kami, però era sbagliata. Dunque, questo ha portato molta confusione in Giappone, ma è difficile spiegare cosa è un kami. I kami non sono dei, per esempio, ed ecco le informazioni, non sono onnipotenti, non sono perfetti, a volte sbagliano, si comportano male, non sono veramente differenti dagli esseri umani o dalla natura. Una straordinaria manifestazione dell'energia vitale. Non vivono in un altro mondo sovrannaturale, vivono nello stesso nostro mondo e della natura. Nella categoria di kami ci sono coloro che hanno creato l'universo, ma anche gli spiriti dentro le cose viventi. Alcune delle elementi, natura come montagna, fiume, laghi, le forze della natura come la pioggia, tempesta, vento e gli esseri umani che diventano dopo la morte kami. La parola kami di solito spiega gli spiriti che vivono nelle cose, ma a volte si usa anche per le cose vere e proprie. Per esempio, il kami di quella montagna è la montagna stessa, non è uno spirito dentro la montagna. Non tutti i kami sono così importanti da avere un nome. Per esempio, a volte lo chiamiamo semplicemente il kami di quell'albero, il kami di quel fiume. Ci sono 3 tipi di kami che sono specialmente importanti. Ujigami, i kami degli antenati. Nei tempi antichi si credeva che un particolare antenato era un protettore di quel gruppo, per questo lo si pregava. Poi ci sono kami degli oggetti naturali, delle creature e delle forze della natura, e le anime degli esseri umani morti che hanno fatto cose speciali nella vita, un po' come i santi. Adesso vi presento i kami più importanti.
Amaterasu. Amaterasu Omikami. La consideriamo la dea del sole. È anche la più grande e più forte. È la dea di Ise Jingu. È l'antenato della famiglia imperatore. Benten o Benzaiten è un'altra dea femminile, ma origine di Hindu. È associata alla musica e all'arte. Ebisu è un kami che porta prosperità e la ricchezza. Yes, that's right! Era un figlio abbandonato di Izanami e Izanagi. Izanami e Izanagi sono due kami che hanno fatto nascere il Giappone. Hachiman è un dio della guerra e anche di Kyudo, che è l'arco giapponese. Questi nomi sono difficili da ricordare. Konpira è originalmente è un dio buddista. Adesso è un kami della sicurezza nel mare. Protegge i pescatori e i marinai. Susano è il kami della tempeste, del vento e delle tempeste. Può causare dei disastri, ma anche proteggere dei disastri. Susano è un fratello di Amaterasu. Tenjin, il dio di Tenjin Matsuri. Tenjin era originalmente lo studioso di Sugawara no Michizane. Siccome quando era vivo era una persona molto importante, dopo la morte è diventato anche il dio importante, kami importante. I genitori e figli e ragazzi chiedono spesso Tenjin che vanno bene gli esami. Altri kami meno importanti ma sono famosi, forse per esempio Tengu e anche Kappa sono esseri mitologici, però sono anche i kami. Ma magari se volete ne parliamo nell'altra puntata. Spero di essermi spiegata bene, perché era un argomento un po' difficile. Perciò spero che lo shintoismo non fosse un argomento troppo noioso. E per oggi finiamo qui. Grazie che mi seguite sempre. Ci vediamo nella prossima puntata. Hey, matane, matane, matane. Bye bye.